Risolviamo oggi l'equazione 256 elevato al seno al quadrato di x più 256 coseno al quadrato di x uguale a 68. Se qui ci fosse un per, potremmo procedere ad applicare la proprietà delle potenze. Ma essendoci un più, io inizierei riscrivendo il 256 come un 4 alla quarta, in entrambi gli addendi a primo membro. Quindi ho 4 alla quarta elevato a seno al quadrato di x più 4 alla quarta elevato a coseno al quadrato di x sempre uguale a 68. Qui uso un'altra proprietà delle potenze, per cui questa quantità qui è uguale a una potenza con la stessa base e il prodotto di questi due esponenti. Quindi ho 4 elevato a 4 per seno al quadrato di x più 4 elevato a 4 per coseno al quadrato di x uguale 68. Ora sappiamo benissimo che coseno al quadrato di x lo possiamo riscrivere utilizzando la prima identità fondamentale della trigonometria. Cioè noi sappiamo che seno al quadrato di x più coseno al quadrato di x è uguale a 1. Da questa possiamo dedurre che coseno al quadrato di x è uguale ad 1 meno seno al quadrato di x. Vado ad effettuare questa sostituzione qui, quindi ho 4 elevato a 4 seno al quadrato di x più 4 elevato a 4 per 1 meno seno al quadrato di x uguale a 68. Adesso scrivo diversamente questo esponente, quindi trascrivo il primo addendo. Il secondo sarebbe 4 elevato alla 4 meno 4 sen quadro x. Ma utilizzando un'altra proprietà delle potenze, posso riscriverla come 4 alla quarta fratto 4 elevato alla 4 sen quadro di x uguale 68. Ho usato la proprietà per cui una potenza che ha come esponente la differenza di due numeri la posso riscrivere come il rapporto di due potenze che hanno la stessa base e come esponente i due numeri in questione. 4, che corrisponde a questo 4 per 1, e 4 sen quadro x è questo 4 per questo sen quadro x. Ora, per semplicità, introduco la variabile t definita come 4 elevata alla 4 sen quadro x. Effettuiamo questa sostituzione e ottengo t più 4 alla quarta che possiamo scrivere come 256 fratto t uguale a 68. Moltiplico per t entrambi i membri. Posso farlo con serenità, visto che t non sarà mai uguale a 0. T è definito come un esponenziale, questo sarà sempre diverso da 0, ok? Quindi posso moltiplicare entrambi i membri per t e ottenere t quadro meno 68t portandolo al primo membro più 256 uguale a 0. Adesso dobbiamo trovare due numeri che moltiplicati mi diano 256 e che sommati mi diano meno 68. Osservando che 256 non è altro che 2 all'ottava, i due numeri in questione si trovano molto facilmente, perché 2 all'ottava lo posso scrivere per esempio come 2 alla sesta per 2 alla seconda. 2 alla sesta è 64. 2 alla seconda è 4. Quindi 64 per 4 sappiamo già che fa 256 e il prodotto ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo controllare se sommando questi due numeri otteniamo meno 68. Chiaramente così no, ma se consideriamo meno 64 e meno 4, il prodotto continua a rimanere 256 e la somma meno 68. Quindi sono questi due numeri. Riscrivo l'equazione di secondo grado in questo modo: t meno 64 per t meno 4. Perfetto, quindi le soluzioni T1 e T2 sono T1 uguale a 64 e scrivo da questa parte T2 uguale a 4.
Chiaramente entrambe sono accettabili, non abbiamo particolari vincoli, se non la positività di questi T1 e T2. Però noi non siamo interessati effettivamente a T1 e T2, noi dobbiamo ricavarci la x, perché se vi ricordate T era definita in questo modo. Quindi adesso dobbiamo trovare la x tale che 4 elevato a 4 per sen quadro di x è uguale a 64 e per T2 invece 4 elevato a 4 per sen quadro di x è uguale a 4. 64 lo riscrivo come 4 alla terza, perché 2 alla sesta non mi sarebbe molto utile in questo caso, è preferibile utilizzare l'espressione 4 alla terza. E questo 4 chiaramente ci va già bene così. Quindi andiamo ad eguagliare gli esponenti in entrambe le equazioni. Da questa parte ho 4 sen quadro x uguale a 3, quindi sen quadro x uguale a 3 quarti, quindi seno di x uguale a più o meno radice di 3 fratto 2. E tra un attimo ci torniamo. Da questa parte invece abbiamo 4 sen quadro x uguale a 1. Quindi seno al quadrato di x uguale ad un quarto e seno di x uguale a più o meno un mezzo. Quindi adesso non ci rimane che risolvere queste 4 equazioni elementari e trigonometriche. Cioè ci dobbiamo chiedere per quali x seno di x è uguale prima a più radice di 3 fratto 2 e poi a meno radice di 3 fratto 2. La stessa cosa con più e meno un mezzo. Provo a tracciare la circonferenza goniometrica. Partiamo da più radice di 3 fratto 2, quello più semplice, uno degli angoli noti, no? Noi sappiamo che il seno di 60 è radice di 3 fratto 2, ma non è semplicemente il seno di 60 essere uguale a radice di 3 fratto 2, ma se tracciamo una linea orizzontale di questo tipo, vediamo subito che anche in questo punto il seno vale radice di 3 fratto 2 e questo punto corrisponde all'angolo 2 terzi pi greco o 120 gradi. Quindi per quanto riguarda l'equazione seno di x uguale radice di 3 fratto 2, le x in questione sono tutte quelle della forma π greco terzi più 2 k pi greco e poi 2 terzi pi greco più 2 k pi greco. Invece per quanto riguarda seno di x uguale a meno radice di 3 fratto 2, quindi l'angolo in questione sarà quello di 360 meno 60 più o meno a questa altezza e sarà 5 terzi pi greco che corrisponde esattamente a 300 gradi. Analogamente da questa parte sarà 4 terzi pi greco invece. Quindi le altre x sono tutte quelle della forma 4 terzi pi greco più 2 k pi greco e 5 terzi pi greco più 2 k pi greco. E le prime due le abbiamo risolte. Per quanto riguarda il seno uguale a più o meno un mezzo, il seno di x vale un mezzo invece quando x è 30 gradi, quindi pi greco sesti. Ma anche, per quanto detto prima, chiaramente 5 sesti pi greco, 150 gradi. Quindi seno di x uguale a un mezzo quando x è uguale a pi greco sesti più 2k pi greco e quando x è uguale a 5 sesti pi greco più 2k pi greco invece è uguale a meno un mezzo quando dovremmo fare 360 meno 30, quindi 330 che corrisponde a 11 sesti pi greco. E da questa parte invece abbiamo 7 sesti pi greco. Perfetto, quindi x uguale 7 sesti pi greco più 2k pi greco e x uguale 11 sesti pi greco più 2k pi greco. Quindi tutte queste sono soluzioni della mia equazione di partenza. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia stato utile.
Ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabili in sovrimpressione la playlist dedicata alle equazioni che svolgo tutti i giovedì e l'ultimo video in cui ho risolto questa equazione che aveva come soluzione la sezione aurea.